calcio, ragazzi. Cos'è il calcio, ragazzi? Quante storie ci regala, no? Alcune volte sembrano davvero uno scherzo del destino. Pensando adesso a Vlahovic, no? Ragazzi, stiamo parlando di un giocatore messo alla porta per motivi che conosciamo bene, contrattuali, questo, quell'altro, no? Emarginato, no? Fuori dal progetto con la Juventus che a tutti i costi, oltre a prendere David, appunto, voleva, no? Chiudere anche per Colomani. Poi parleremo del giocatore che ha preso, Zegrova. E quindi Vlahovic via, via, no? Non c'è spazio, no? Non stiamo qui a cercare colpevoli, altro, discussione. Non c'è spazio per Vlahovic. È pazzesco come questo abbia completamente liberato. ehm, sì, abbia completamente. No, liberato dalle catene, chiamiamole così, almeno metaforicamente parlando, un giocatore come quanto. Ed è un discorso che, ragazzi, io affronto mille volte, quanto la testa dei giocatori fa la differenza a questi livelli. Quanto fa la differenza, no? Prendo proprio ad esempio un altro, io faccio sempre un po' il parallelismo con giocatori dell'Inter. Taremi. Taremi, ragazzi, eravamo tutti a pensare che arrivasse all'Inter e comunque fosse un comprimario. Non l'ha mai vista la palla. Non l'ha mai vista. No mezza, una buona prestazione col Barcellona per marcare, in fase di marcatura, non offensiva. Ma Taremi non può essere così scarso come l'abbiamo conosciuto all'Inter, col suo passato. È la stessa identica cosa Vlahovic. Cioè Vlahovic, un giocatore che è. Abbiamo visto anche tecnicamente parlando, abbiamo visto fare delle cose incredibili. Non può essere quello che non sa stoppare neanche il pallone. La testa. E non è un. Ragazzi, nulla è a caso. Non è un caso che questo qua è entrato alla prima della partita, gol. È entrato oggi con determinazione, gol. Ma non è solo il gol. La cat- ma non la cattiveria l'ha sempre avuto, ma una cattiveria che lo ha portato a volte a strafare. Adesso è una cattiveria, una determinazione mirata. Perché è libero, no? E se vogliamo è un po' anche una sorta di limite per Vlahovic stesso, questo va detto. Ma di certo per me non possiamo parlare di un giocatore brocco, cioè, perché questo siamo arrivati a dire per parlare di Vlahovic, cioè, siamo arrivati a dire questo, onestamente. E ne parliamo, signori miei, ne parliamo con un Genoa Juventus che ancora deve finire. Siamo al 93esimo. Io mi devo portare anche un po' avanti perché tra poco c'è l'Inter. E quindi, come al solito, come vi dico sempre, se volete, lasciate un like per saziare gli appetiti dell'algoritmo. Attenzione a Terra Bremer, perché Bremer va sempre monitorato perché è un giocatore, ragazzi, che qualcosina aggiunge, giusto qualcosina. Vi invito, come vi dicevo sempre, anche a iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. E gioco forza, sapete già cosa vi aspetta. Per cui mi trovate un po' dovunque sulle varie piattaforme social. Trovate tutto in descrizione. Io, come al solito, come sempre, giustamente, doverosamente vi ringrazio perché stiamo andando verso i 235.000 su YouTube, ma anche cresciamo ovunque. Grazie, 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 grazie. Il vostro supporto non è mai scontato ed è sempre apprezzato. Allora, Genoa-Juventus. Vedo queste partite sono un po' tutta una fotocopia dell'altra, con tutte queste squadre che ancora devono assolutamente, come ho già detto, devono assolutamente no, carburare. Vedevi un po' il primo tempo di Genoa Juventus, facevi molta fatica. Poi dal 40esimo in poi ho visto anche la Juventus no, ha un po' accelerato i battiti, diciamo così, ma si fa fatica ancora a trovare dei ritmi anche accettabili se vogliamo. Però di certo quello che è molto importante è che rispetto al passato, molto importante per la Juventus vorrei dire, mamma mia Turam è sempre un giocatore ragazzi che quando poi alza lui anche sempre i battiti è importantissimo per la Juventus. Infatti io una cosa dicevo di Tiago Motta, ma perché esce sempre Turam e a un certo punto non lo vedevamo neanche più in campo. Di Turam non puoi fare veramente a meno. E stavo per dire, vedete come protegge adesso la palla, ragazzi, vedete un po'? No, è più importante, come congela, più importante, è incredibile.
fortissimo, fortissimo. 95esimo, ancora in condizione, vediamo se finisce, così diamo il triplice fischio e via. Sì, ma la partita è praticamente andata, sbaglia questo quando lo va. Per dirvi che in questo momento l'importante per la Juventus è vedere una squadra più solida. Già avere Bremer in campo dice tanto, ma vedo una Juventus più solida, certo, non perfetta, ha avuto delle situazioni, Ellerson, niente male, cioè il Genoa ha creato delle problematiche. Attenzione a questo finale, ci deve mettere la pezza di Gregorio. Io stavo guffando molto bene, nella stavo guffando. No, per dire che comunque prima la Juventus, anche se nella prima parte, soprattutto con Diego Motta, non è che vacillasse poi tanto, però adesso ha sempre con le sue difficoltà, ma secondo me è più quadrata. Deve trovare ovviamente un po' più di brillantezza, di velocità, le solite cose che diciamo a inizio campionato, come è giusto dirle. Fatemi seguire giusto sto calcio d'angolo, perché comunque siamo al 96esimo, la partita è retta da un solo gol di vantaggio, è sceso anche Leali, vediamo un pochettino, glielo farà battere, un po' se ci muoviamo, perché sennò qua va veramente per le lunghe. Poi devo parlarvi anche di Zegrova, palla in mezzo, traversa, ai 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 ai, ai 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 ai, la traversa ragazzi. Genoa vivo, Genoa, la squadra di Vieira, bisogna dirla, una squadra incredibile, una squadra incredibile. Tosta, Vieira è bravo, un bravo allenatore, con Koff in mezzo al campo è finita. Ha ballato, nel finale. Ha detto no, la difesa, e poi un po' di ballerini dietro, sì, 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 la traversa. Anche questa è una vittoria comunque importante. In questo momento vincere è molto importante. Qua, ribadisco, adesso che ancora non hai, secondo me, quel ritmo, portare a casa adesso i punti vale tanto, vale tanto. La Juventus comunque anche ribadisco, con delle problematiche, come già avevamo sottolineato, c'è riuscito. E come dicevo prima, c'è riuscito anche e soprattutto con l'ingresso di Vlahovic, perché comunque oggi David aveva avuto una palla incredibile e se l'è un po' mangiata. Una grande parata di Leali su Gatti, se non vado errato, grandissima parata. Poi sullo stesso Ildiz. La Juventus ha avuto delle situazioni, secondo me deve fare di più. Una squadra come la Juventus la sblocca però sul calcio piazzato con l'inglese. Se non sbaglio Koopmeiners se la mette quella palla, Koopmeiners e Vlahovic, due cambi che poi sono risultati in questo senso decisivi, o Kostic, che comunque anche lui era subentrato, no, ma Koopmeiners se non sbaglio. Determinante Vlahovic, ragazzi, determinante Vlahovic ancora di più, visto, no, la difficoltà e l'impegno, no, del Genoa, scusate. È importante, gol di Vlahovic importanti, e non lo so adesso se questo faranno sì che comunque la Juventus non spinga per Colomani, non si sa. In realtà il mercato, cioè, ogni volta ci regala tante storie. A proposito del mercato, ne approfitto adesso perché poi magari ci sarà da parlare anche di altre cose, dello scambio Jimenez e Dobbik che pare entri nel vivo, forse prendono anche Rabiot, ci saranno tante in realtà poi sto mercato, tante chiacchiere, e poi non lo so il costrutto, ma la Juventus ha preso Zegrova. In uscita ovviamente Nico Gonzalez, perché era lui un po', no, l'elemento che poi avrebbe permesso alla Juventus di prendere Zegrova, che era già praticamente chiuso. Esce quindi Nico Gonzalez e prendi Zegrova. Nico Gonzalez diciamo che ti permetteva di avere il doppio, di ricoprire due ruoli, sia quello di tre quarti ma anche di quinto. Zegrova praticamente va a prendere la casella, a ricoprire la casella di Concesao nello scacchiere di Tudor. Ecco, non credo minimamente possa fare il quinto, è più un'ala pura o ala tre quarti. E Zegrova gli abbiamo visto fare delle belle cose a Zegrova, sia in Champions League con Lille, e appunto tanti palloni messi, conosce molto bene David, quindi questo può essere un ottimo connubio. Giocatore veramente interessante, ama partire da destra, accentrarsi sul sinistro e sganciarlo. Il sinistro
lo conosciamo bene, giocatore molto 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 forte, secondo me molto molto interessante, c'è un grandissimo, e non mi sento di metterlo in secondo piano, ma di discuterne approfonditamente, c'è un grandissimo punto interrogativo che è legato all'aspetto fisico di Zegrova, perché era fuori da giochi da gennaio per un problema agli adduttori, cioè un problema agli adduttori che lo ha tenuto così tanto fuori dal campo, e quindi bisognerà capire un po' come sta. Questo è il discorso. Se sta bene, è un giocatore che sicuramente aggiunge tanto, aggiunge imprevedibilità, salta l'uomo con estrema facilità, è imprevedibile, giocatore interessante, giocatore interessante. Bisogna capire come sta. Ecco, questo è il discorso. Ragazzi, detto ciò, 3 punti importanti per la Juve, 3 punti importanti. Il Genoa nel loro stadio non è facile, è una squadra rognosissima, la squadra di Vieira. Portare a casa oggi che non sei al 100% in queste situazioni lì, sono 3 punti molto molto importanti, e quindi vale tanto il gol di Vlahovic, vale veramente tanto, assolutamente sì. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschio, se volete ci becchiamo dopo, va bene? Un grande abbraccio.